Gli italiani la mangiano molto spesso. 5 lettere, conosciamo la terza. Esatto, è proprio la nostra amatissima. Ciao a tutti e benvenuti in questo nuovo video. Oggi è un giorno davvero speciale perché inauguro assieme a voi un nuovo tipo di video, l'Italian Crossword Test. Quello che faremo oggi sarà di livello A1, il livello base. Si tratta di un cruciverba con 12 definizioni da inserire. Leggeremo insieme la definizione. Poi vi darò del tempo per pensare e a metà vi darò anche un aiuto. Se avete bisogno di più tempo, basta mettere il video in pausa. Spero tanto che vi piaccia. Inizio subito con il farvi vedere il cruciverba in cui ci sono 12 definizioni da scoprire. Chi è abbonato al mio Patreon potrà tenere sotto mano la rivista Ital e completare il cruciverba mentre segue il video. Se siete interessati, trovate il link in descrizione. Prima definizione: i colori della bandiera italiana. Abbiamo 16 spazi per inserire le lettere. In questo caso vi do subito un aiuto dicendovi che si tratta di 3 parole diverse. Dopo il primo cronometro vi darò un aiuto e dopo il secondo vi darò la soluzione. Via con il tempo. Ecco l'iniziale delle parole. I colori della bandiera italiana sono il verde, il bianco e il rosso. È importante rispettare quest'ordine partendo dal colore più vicino all'asta della bandiera, il verde. Sono molti i significati che vengono attribuiti a questi colori. Una leggenda che a me piace molto narra che il verde ricorda il colore dei prati, il bianco le nevi perenni delle montagne, il rosso il sangue versato dai soldati durante le guerre. Inseriamo ora i 3 colori nel cruciverba senza saltare alcuno spazio tra le parole. Vi propongo ora di passare alla definizione numero 10, orizzontale. Non dobbiamo per forza seguire l'ordine. Femminile di uomo. Qui abbiamo 5 lettere e sappiamo che la seconda è una O. Via con il tempo. La risposta è donna. Uomo e donna sono 2 nomi indipendenti, ovvero nomi che presentano forme del tutto diverse nel maschile e nel femminile. Questo perché derivano da parole latine con radici diverse. Altri esempi possono essere maschio e femmina, marito e moglie. Facciamo ora la numero 4. Io cucino, tu cucini, lui cucina, all'infinito. Si tratta quindi di un verbo che quando viene coniugato ha queste forme. Qual è il suo infinito? Il verbo è cucinare. Vi ricordo che l'infinito dei verbi italiani termina in are, ere, ire, a seconda della coniugazione. In questo caso abbiamo un verbo in are, che appartiene alla prima coniugazione, cucinare. Questo verbo si coniuga: io cucino, tu cucini, lui, lei cucina, noi cuciniamo, voi cucinate, loro cucinano. Prendiamo adesso la definizione numero 3. Pronome dimostrativo maschile utilizzato per indicare un oggetto vicino. La parola è composta da 6 lettere e sappiamo che la seconda è una U.
I pronomi dimostrativi, essendo pronomi, stanno al posto di un nome, un animale, una cosa, un oggetto, e possono anche indicarne la posizione spaziale. Il pronome dimostrativo questo indica un oggetto vicino. Ad esempio, potrei farvi vedere un bicchiere e dirvi: questo è fatto di vetro. Passiamo alla numero 9. I biscotti sulla tavola. Sappiamo che la parola ha 4 lettere e che l'ultima lettera è una O. Che cosa inseriamo qui? La parola da inserire è sono. Si tratta del verbo essere coniugato alla terza persona plurale. Ecco qui la coniugazione del verbo essere, che è un verbo fortemente irregolare. Io sono, tu sei, lui, lei è, noi siamo, voi siete, loro sono. In questo caso dobbiamo utilizzare sono, perché stiamo parlando dei biscotti, che non sono né chi parla, né chi ascolta, e sono plurali. I biscotti sono sulla tavola. Parliamo ancora di verbi e facciamo la definizione numero 2. Il verbo cantare alla seconda persona plurale. Abbiamo già una lettera, la N. Come coniughiamo il verbo cantare? La risposta è cantate. Voi cantate. Ecco la coniugazione del verbo cantare. Io canto, tu canti, lui, lei canta, noi cantiamo, voi cantate, loro cantano. Direi che il nostro crociverba sta prendendo forma. Stiamo facendo un ottimo lavoro. Facciamo la numero 7. Che caldo! Per favore, la finestra. Abbiamo già le lettere A e I. Di che parola si tratta? La parola è apri. Si tratta del verbo aprire coniugato alla seconda persona singolare del presente imperativo. Si tratta di un'esortazione, o meglio, di una richiesta, dal momento che ci sono anche le parole per favore, fatta a qualcuno. Per favore, apri la finestra. Vediamo la numero 8, plurale di albero. Abbiamo 6 lettere e la parola inizia ovviamente con la lettera A. La parola è alberi. Le parole maschili che terminano in O generalmente formano il plurale trasformando la lettera O in I. Quindi albero diventa alberi. Questo avviene nella maggior parte dei casi. Per esempio, orologio diventa orologi. Tavolo diventa tavoli. Coltello diventa coltelli. Vediamo ora la numero 5. Splende nel cielo di giorno. Abbiamo 4 lettere e sappiamo che l'ultima è una E. Si tratta naturalmente del nostro sole. Anche senza conoscere il significato del verbo splendere, che significa emanare luce, brillare, utilizzando le parole giorno e sole assieme ad altri indizi, si poteva facilmente risolvere l'enigma. Vediamo la numero 6. Gli articoli maschili plurali dal più corto al più lungo. Qui vi aiuto dicendovi che sono 2 parole.
La prima di una lettera, la seconda di 3 lettere, di cui conosciamo già la lettera finale, la I. Gli articoli sono i e gli. Nel cruciverba vanno scritti senza saltare alcuno spazio. Mentre gli articoli singolari sono il, lo, l con l'apostrofo, gli articoli plurali sono i e gli. I va utilizzato davanti a parole che iniziano con una consonante, eccetto S più consonante, PS, GN, X, Y, Z. Gli va utilizzato in tutti gli altri casi. Numero 11. Gli italiani la mangiano molto spesso. Si tratta quindi di un cibo. Sappiamo che ha 5 lettere e conosciamo la terza, che è una S. Di che cibo si tratta? Esatto, è proprio la nostra amatissima pasta. Come dovresti già sapere, la pasta è uno dei cibi italiani più famosi e tradizionali. L'avverbio molto spesso è fondamentale perché ci fa capire che si tratta di un cibo che si mangia con un'alta frequenza. Non possono quindi essere la pizza o il gelato, che vengono mangiati magari anche frequentemente, ma non molto spesso. Concludiamo con la numero 12. Il mio è Alessandro. 4 lettere di cui conosciamo la seconda, che è una O. La parola misteriosa è nome. Il mio nome è Alessandro. Dire il proprio nome è una delle prime cose che si imparano in italiano. Alla domanda come ti chiami? Posso rispondere in vari modi. Posso dire mi chiamo Alessandro, il mio nome è Alessandro o semplicemente Alessandro. Fantastico! Guardate che meraviglia il cruciverba completo. Una bella soddisfazione, no? Spero che questo video vi sia piaciuto. Noi ci vediamo prestissimo. Ciao!